Sono Fabrizio Rondo del Polo Tecnologico Alto Adriatico, sono Business Design Expert e nella Business Unit delle Startup. Data una buona idea, il processo di esecuzione vale il 90%. Quindi quello di cui vi parlerò in questo momento è una metodologia per innovare senza sprechi, ma soprattutto per dar vita a un buon e valido processo di esecuzione. Avevamo un ottimo prodotto, un team brillante, una tecnologia eccezionale, l'idea giusta al momento giusto, ma eravamo destinati al fallimento. Il problema era che non conoscevamo il processo che avremmo dovuto seguire per trasformare le nostre idee di prodotto in un'azienda fenomenale. Queste non sono parole mie, ma sono parole di Eric Ries, che è il fondatore, del movimento Lean Startup. Il movimento Lean Startup sostanzialmente è una metodologia per trasformare idee in progetti concreti, quindi una metodologia di esecuzione. Il metodo Lean Startup ha preso ispirazione dal Lean Manufacturing, dal Design Thinking e dal Customer Development e dall'Agile Development. Rappresenta un nuovo approccio teso all'innovazione, quindi un ciclo produttivo rapido, una focalizzazione su ciò che i clienti vogliono e un approccio scientifico al processo decisionale. Il metodo del Lean Startup prevede 5 principi. Il primo principio è che gli imprenditori sono dappertutto per creare nuovi prodotti in condizioni di estrema incertezza. Questa è la caratteristica dell'incertezza. Il secondo principio è che l'imprenditoria è una forma di management che va tarato sul contesto di estrema incertezza in cui opera. Il terzo principio è quello dell'apprendimento convalidato per creare business sostenibile. Le attività fondamentali sono 3. Questo è il quarto principio: creare, misurare ed apprendere, accelerando quindi il processo dei feedback. L'ultimo principio è la contabilità dell'innovazione. Questa contabilità serve per misurare i progressi fatti, per fissare le milestone e definire quindi le priorità. Riporto una frase che Eric Ries ha citato nel suo libro Lean Startup e che cerca di dare una spiegazione a cosa il metodo Lean Startup aiuta nella focalizzazione, e cioè non facevamo nulla di quello che loro chiedevano, quindi di quello che il cliente chiedeva. Il metodo del Lean Startup quindi è un metodo ciclico, difatti si parla di Lean Startup Cycle, quindi si parte dalla fase di ideazione, si costruisce, vedremo dopo, un minimo prodotto fattibile, quindi esiste un prodotto, lo si testa col mercato, si misurano quelli che sono i risultati, la misurazione genera dei dati e da questi dati si interpretano, si impara da questi dati e poi ci si muove di nuovo attraverso l'idea e si riprende quello che è un ciclo. Abbiamo parlato di minimo prodotto fattibile. Il minimo prodotto fattibile non è un test, ma è una prima ipotesi di prodotto. Il minimo prodotto fattibile richiede quindi il coraggio di mettere alla prova le nostre ipotesi e permette soprattutto di avviare un processo dell'apprendimento convalidato che è alla base di questa metodologia. Il minimo prodotto fattibile può essere descritto anche come il primo passo verso il viaggio dell'apprendimento, che è chiave. Il prodotto cambia costantemente attraverso un processo che è detto di ottimizzazione. La strategia invece cambia con meno frequenza e l'eventuale cambiamento è dettato da una svolta. Ipotizzando una piramide alla cui base c'è la visione, la strategia si pone in un gradino subito superiore e il prodotto è al vertice della piramide. Il prodotto subisce delle ottimizzazioni, un processo di miglioramento. Quando noi in questo processo di ottimizzazione ci rendiamo conto che il prodotto non sta evolvendo nella giusta direzione, è il momento in cui si rende necessaria la svolta. La svolta è importante, è un'opzione strategica, difatti agisce a livello di strategia. In sintesi, il modello dell'Lean Startup è il seguente. Quindi si sviluppa un modello ideale dell'innovazione, dirompente, che si basa su dei valori forti,
quindi sulla tipologia del cliente, si lancia un minimo prodotto fattibile per stabilire la base, dopodiché si mette a punto un motore per farla avvicinare appunto al prodotto finale, che è quello che poi deve andare verso il cliente e che è quello che deve essere proposto nella fase, diciamo, di test e anche nella fase, diciamo, di sviluppo del prodotto stesso.